Questo video è per studenti di italiano di livello intermedio e avanzato e riguarda i verbi fregarsene e fregare. Probabilmente al vostro livello avete già sentito utilizzare espressioni come me ne frego, non me ne frega, chi se ne frega e così via. E molto probabilmente conoscete già il significato di queste espressioni. Sapete che sono utilizzate per esprimere che qualcosa non mi importa, qualcosa non mi interessa, non mi preoccupa, non mi tocca. Tuttavia, so per esperienza con i miei studenti che è probabile che abbiate dei dubbi su come utilizzare questa espressione ed è normale che sia così e in breve vi spiegherò perché. Ma prima volevo dire due parole su quando utilizzare questa espressione. Innanzitutto bisogna dire che questa è un'espressione dell'italiano parlato e soprattutto è una espressione molto informale, sicuramente non appropriata in contesti dell'italiano formale. Questo non significa che si tratti di una parolaccia o che sia considerata una espressione volgare. Probabilmente originariamente era un'espressione volgare, ma non è così oggi. Il parlante di italiano contemporaneo non percepisce questa espressione come volgare, ma semplicemente come molto informale. Inoltre bisogna fare attenzione al fatto che si tratta di una espressione che esprime indifferenza in modo forte. Non è semplice indifferenza, ma indifferenza con qualcosa di emotivamente di più, con una aggiunta emotiva che potrebbe a volte risultare offensiva. Vi faccio un esempio. Se un vostro amico o una vostra amica vi invitano a uscire con loro la sera e vi chiedono: preferisci andare al bar o al cinema? E per voi le due opzioni sono uguali, siete comunque felici di uscire, va bene al bar, va bene al cinema, nessun problema. In questo caso non è appropriato utilizzare i verbi fregarsene e fregare. Non va bene rispondere non me ne frega, perché l'amico potrebbe offendersi. Infatti, queste espressioni non esprimono una indifferenza neutrale. Per esprimere una normale indifferenza io devo rispondere al mio amico, alla mia amica, per me è uguale, mi vanno bene entrambe le cose, mi vanno bene tutte e due le cose, per me non fa differenza e così via. Se noi diciamo non me ne frega, aggiungiamo un qualcosa di emotivamente un po' negativo o comunque esprimiamo che la cosa non ci importa e non ci importano le possibili reazioni che le altre persone potrebbero avere. Detto questo, come dicevo prima, è difficile per queste espressioni sapere come usarle. Infatti, se avete già abbastanza esperienza nell'ascoltare gli italiani che parlano, probabilmente avrete in testa una certa confusione. Vi potreste chiedere: si dice me ne frego o me ne frega? Lui se ne frega o non gliene frega? Questa difficoltà deriva innanzitutto dal fatto che fregarsene è un verbo pronominale, cioè un verbo in cui i pronomi, in questo caso se e ne, hanno una parte fondamentale per cambiare il significato del verbo. I verbi pronominali più famosi sono ad esempio andarsene, che forse sapete significa andare via, e farcela, che significa avere successo in una qualche azione. E i verbi pronominali per il povero studente di italiano sono un po' difficili da usare perché bisogna fare qualche acrobazia con il nostro cervello e indovinare il pronome giusto, l'ordine del pronome, dove metterli, ricordarsi di cambiare mi, ti in me, te e così via.
Oltre alla difficoltà dei verbi pronominali, in questo caso la confusione è normale e deriva dal fatto che queste espressioni in realtà in italiano hanno due possibili costruzioni con il significato più o meno uguale. Entrambe le costruzioni si usano per dire che qualcosa non mi importa, per me non è importante, così via. Quindi, rispondendo alla domanda, sia me ne frego che me ne frega sono due forme corrette ed esistenti che corrispondono a due costruzioni diverse. La prima è una costruzione che possiamo chiamare personale ed è il caso di me ne frego. La seconda è una costruzione impersonale che il più delle volte si usa con il non, cioè nella sua forma negativa. Vediamo dunque di coniugare al presente queste due costruzioni in tutte le 6 persone. Partiamo da me ne frego, la costruzione personale. Io me ne frego, tu te ne freghi, lui, lei se ne frega, noi ce ne freghiamo, voi ve ne fregate, loro se ne fregano. Invece la costruzione impersonale si coniuga così. A me ne frega, più frequentemente non me ne frega, a te non te ne frega, a lui, a lei non gliene frega, a noi non ce ne frega, a voi non ve ne frega, a loro non gliene frega. Vediamo dunque la differenza tra queste due costruzioni. Prima di tutto concentriamoci sul verbo fregare vero e proprio. Nella costruzione personale il verbo viene coniugato in ognuna delle 6 persone, mentre invece nella costruzione cosiddetta impersonale il verbo rimane sempre uguale, sempre frega, cioè la terza persona singolare del verbo fregare, esattamente come accade in altre costruzioni simili come mi importa oppure mi interessa, mi piace. Per quanto riguarda invece la prima colonna, diciamo così, di pronomi, noteremo che nel caso della costruzione personale fregarsene, quel se nell'infinito è semplicemente un sì riflessivo. Di conseguenza avremo i pronomi riflessivi, cioè mi, ti, si, ci, vi, si. E una delle difficoltà dei verbi pronominali è che bisogna ricordarsi che queste particelle di fronte a un altro pronome diventano me, te, se, ce, ve, se. Nella costruzione impersonale, che come ho detto è simile a mi interessa, mi piace e così via, invece abbiamo dei pronomi indiretti. Vale a dire che la costruzione in questo caso è la seguente: a qualcuno frega di qualcuno o di qualcosa. Per questa ragione a qualcuno viene sostituito dai pronomi indiretti, mentre invece quel di qualcosa può essere sostituito da ne. In teoria il ne sostituisce una parte della frase introdotta da di. Molto spesso in italiano accade che i pronomi vengono usati eccessivamente, anche quando non sarebbero necessari. Cioè io dico me ne frego della musica classica, oppure non me ne frega della musica classica. In entrambi gli esempi quel ne dovrebbe sostituire in teoria della musica classica, ma la lingua italiana ama molto una ricchezza di pronomi. Come dico spesso, di cose così in italiano ce ne sono tante. Per cui semplicemente ricordiamoci che sia fregarsene, la forma personale, che quella impersonale, me ne frega, non me ne frega, sono seguiti dalla preposizione di e poi aggiungiamo quello che
ci frega o non ci frega. Per quanto riguarda il significato, queste due costruzioni hanno quasi lo stesso significato, cioè che non mi importa. Stavo dimenticando una cosa importantissima, forse la più importante del video, cioè che le due espressioni che hanno il significato quasi uguale di non mi importa sono, prendendo la prima persona singolare, me ne frego e non me ne frega. Cioè, per esprimere che qualcosa non mi importa, devo usare la forma personale senza il non, mentre invece la forma impersonale grammaticalmente negativa con il non. Infatti, se io dico me ne frega, significa che mi importa. Ora, se questa cosa per voi è nuova e avete vicino a voi un pezzo di carta e una penna, vi consiglio di ricopiare questo schema perché è qualcosa di fondamentale da capire. Tra poco vi parlerò dei rari casi in cui si usa questo me ne frega, forma impersonale senza il non. Ma vi anticipo già un errore che ogni tanto vedo tra gli studenti di italiano. Non si usa il verbo fregare per parlare semplicemente dei propri interessi. Se mi interessa il calcio o il teatro, non posso dire che me ne frega del teatro e me ne frega del calcio. Per esprimere un semplice interesse si usano infatti altri verbi. Infine, guardando questo schema, vi potreste chiedere se è possibile usare la forma personale con il non per esprimere il suo contrario. La risposta breve è no. Poi nella lingua tutte le creazioni sono possibili, però noi tendiamo a non usare questa forma personale con il non perché è molto facile confonderla con la forma impersonale che di regola ha il non e quindi c'è il rischio di fraintendimenti, c'è il rischio di non spiegare se qualcosa ci importa o non ci importa, ci frega o non ci frega. Ho detto quasi perché in realtà una piccola differenza c'è. Possiamo dire una sfumatura di significato e questa piccola differenza è già suggerita dalla costruzione grammaticale, dalla costruzione sintattica. Cioè la costruzione personale me ne frego ha un significato più personale, più attivo. Si tratta cioè di un atto, di una azione della mia volontà con la quale decido che qualcosa non mi importa. Decido di non prestare attenzione, di ignorare qualcosa. Facciamo un esempio. Sono in auto, non trovo parcheggio e alla fine, dato che in particolare per quanto riguarda il codice della strada siamo tutti peccatori, decido e dico in questo posto non si potrebbe parcheggiare, ma io me ne frego e ci parcheggio lo stesso. Significa che io so che non si potrebbe fare, ma decido deliberatamente di farlo, decido deliberatamente di non prestare attenzione a questa regola. Al contrario, la costruzione impersonale ha anche un significato più impersonale, possiamo dire più passivo. Semplicemente qualche cosa del mondo fuori non mi raggiunge, non mi tocca. C'è dunque tra le due costruzioni una sorta di freccia che va in direzione differente. Se io dico me ne frego, io faccio l'azione verso il mondo di non prestare attenzione, di non dare importanza. Se invece semplicemente dico non me ne frega, vuol dire che qualcosa del mondo esterno non mi raggiunge, non mi tocca, non mi preoccupa.